Ciao, mi chiamo Simone Tintori e questa è la mia famiglia. Noi produciamo aceto balsamico da ben 4 generazioni e da buoni modenesi abbiamo grande passione per la buona cucina. Oggi ti porto a scoprire i nostri segreti. Benvenuto a casa nostra. Ciao a tutti, benvenuti di nuovo nella nostra cucina di casa. Oggi abbiamo deciso di fare un dolce della tradizione di famiglia, un dolce che piace molto a mio marito e che facciamo spessissimo in casa durante le ricorrenze, ma soprattutto per il suo compleanno, perché lui è il dolce che ama di più. Che dolce facciamo oggi? Facciamo la zuppa inglese, però questi qua servono, Ecco, per cui li devi lasciare lì. siccome la zuppa inglese non so la ricetta, adesso te la insegno. Dimmi mo'. Allora, io la faccio abitualmente perché la faccio da 40 anni, per cui vado con delle dosi mie e non peso più niente degli ingredienti. Però poi vi daremo la ricetta e vi daremo la ricetta magari per 4-8 persone, in modo che così voi abbiate ben chiaro quali sono gli ingredienti e le dosi. Si tratta di un dolce al cucchiaio e vi elenco gli ingredienti: latte, zucchero, bacca di vaniglia, o se preferite la vanillina, uova, di cui si userà solo il tuorlo, la farina, la buccia di limone, il cacao in polvere, i biscotti che servono per essere inzuppati in questi 2 liquori, e questi sono gli ingredienti. Poi abbiamo anche 2 liquori, vedo. I liquori sono l'Alkermes, che è diciamo il liquore base proprio per fare la zuppa inglese. Nella nostra ricetta noi utilizziamo il sassolino. Allora, io ti guardo oggi. Certo, Preparare, io adesso comincio a preparare. Fai la ricetta e io intanto. Allora, la prima cosa che faccio, la prima cosa da fare è mettere a bollire il latte in un pentolino, Mettiamo le rimasti. Facciamo questo lì. a cui aggiungiamo un pezzettino di vaniglia e una buccia di limone, solo la parte gialla, che gli conferiscono, e poi lo mettiamo sul fuoco a scaldare. Allora, questo serve per fare la crema pasticcera. Questo, esatto, è la base per fare la crema pasticcera. Lo facciamo scaldare perché così prenderà l'aroma della vaniglia e del limone. Questa è la nostra ricetta, quindi la versione che facciamo con i biscotti savoiardi. La ricetta forse più classica, più tipica, prevede l'utilizzo del pan di Spagna. Ora, ogni famiglia ha un po' la sua versione. In Emilia è un dolce molto, molto comune, lo fanno più o meno tutte le famiglie, ma si fa in varie regioni italiane. Noi utilizziamo la versione come biscotto piemontese, ognuno fa poi quella che gli piace. La cosa importante è fare una buona crema pasticcera, quindi adesso lavoriamo su quella. La cosa particolare è che si chiama zuppa, giusto? Strana questa cosa qua. Sì, zuppa perché in realtà è un dolce al cucchiaio, che però prevede anche l'uso di questi biscotti inzuppati. L'origine del nome è stranissima, nel senso che ognuno dà la sua versione, ci sono tante versioni. La versione che mi piace di più è quella che racconta della storia di questo diciamo, arrivo in Emilia di una ricetta proveniente dall'Inghilterra, andiamo indietro nel 500, quindi una ricetta molto antica, in cui arriva Ferrari in realtà, una ricetta di un dolce inglese che viene in qualche modo, come dire, fatto emiliano attraverso l'utilizzo appunto della crema pasticcera, e poi viene aggiunto anche il cacao e si crea questa zuppa, che poi non è appunto una zuppa, ma un vero e proprio dolce. Per renderla ancora più gustosa viene anche aggiunto il cacao. Quindi un dolce che non è certo con poche calorie questo. No, però è molto buona, molto particolare, del dolce che c'è su tantissime tavole modenesi, soprattutto durante le ricorrenze. È un dolce che si fa sempre. Adesso procediamo separando i tuorli dagli albumi. Quanti ne mettiamo? Allora, io metto 8, cioè nella mia ricetta sono tutte 8 le dosi, perciò 8 cucchiai di zucchero, 8 cucchiai di farina, 8 uova e 1 litro di latte. Quindi facile anche da ricordare. Facile da ricordare, per quello che io non peso più, perché ormai per me è diventata abbastanza naturale ricordarmelo. Poi con i rossi cosa facciamo? Con i rossi andranno montati insieme allo zucchero, Ok. a cui andrà aggiunto la farina, e poi aggiungeremo il latte
prima di andare a mettere tutto il composto in cottura. Quindi facciamo proprio una crema pasticcera classica. Esatto. Ora, si possono fare, diciamo, versioni anche più o meno alcoliche. Abbiamo detto che ci va anche il liquore, giusto? Sì, allora. Si può anche far senza? No, non si fa. si potrebbe, però diciamo che il liquore gli dà un attimo gli toglie un attimo quella troppa dolcezza che potrebbe diventare stucchevole. Poi sul discorso del liquore si potrebbe evitare di utilizzarne due, utilizzare solo l'Alkermes. Qui dipende un po' anche dai gusti delle persone, se vogliono qualcosa di un pochino più alcolico come sapore o un pochino più dolce. Però, siccome la facciamo per il papà, a lui comunque piace, quindi insomma gliele mettiamo tutti e due. Noi mettiamo molto Alkermes, per la prevalenza è l'Alkermes, però mettiamo anche una piccola parte di Sassolino che ha una gradazione alcolica più elevata e gli dà quel po' di... Per chi non lo conoscesse, l'Alkermes è quello rosso ed è un liquore che viene utilizzato oggi prevalentemente in pasticceria. Il Sassolino è ancora più particolare perché è un liquore a base di anice stellato, quindi speziato, si chiama Sassolino perché viene prodotto a Sassuolo, quindi è un liquore tipico modenese. Se non avete il Sassolino potete utilizzare un rosolio o un altro liquore come alternativa, appunto come dice Roberta, anche mettete solo l'Alkermes, fate voi. Poi cosa facciamo? Ok, allora adesso aggiungiamo lo zucchero, gli 8 cucchiai di zucchero e poi montiamo, e questo è un lavorino che potresti fare tu. Questo sì, monti bene il composto. Abbiamo usato lo zucchero bianco, si può usare anche lo zucchero di canna? Io non l'ho mai usato, la ricetta prevede lo zucchero bianco. Vabbè, provate, poi se vi viene, comunque verrebbe bene, dai. Sicuramente. Va bene, ho montato bene. Adesso va aggiunta la farina, piano piano, che vi si deve incorporare piano Ti aiuto? piano. Aspetta. Esatto. Vai. Che mi aiuto con un po' di latte, Sì. per riuscire, diciamo, ad amalgamare meglio il tutto. Bisogna cercare di fare un composto che non abbia dei grumi, ma che sia il più liscio possibile. Quindi intanto il latte è caldo, giusto? Il latte Vai, sì, è quasi caldo. pronto. Deve bollire? Deve essere bollente perché tanto poi tornerà in cottura. Questo intanto il composto è liscio. Adesso piano piano mettiamo il latte, tu continui a mescolare. Quindi aggiungiamo il latte caldo sul nostro composto. La vaniglia e il limone, scaldando il latte, gli danno un profumo e un aroma molto buono. La stecca di vaniglia e le bucce di limone li tiriamo via. Adesso filtriamo questo composto, un colino. Ecco. Hai fatto un bel lavoro, vedi? Non ci sono grumi. Adesso andiamo sul fuoco e andiamo a cuocere la crema. Per quanto deve cuocere? Allora, deve arrivare a bollore e bollire per 2 minuti. Quindi andiamo veloci. Perché quando bollirà comincerà poi ad addensarsi. Va mantenuta mescolata perché così non si attacca al fondo del pentolino. Ecco, adesso sta quasi per arrivare a bollitura, per cui comincia ad addensare. Allora la frulliamo bene perché così non fa i grumi. Diciamo che questo è il momento un po' più critico perché bisogna stare attenti che non faccia i grumi, che non si attacchi. Si può vedere già che è diventata più densa e comincia a fare le bolle, per cui sta alzando il bollore. 1 minuto ed è pronta. Mantienila mescolata così non fa crosta. E io preparo per fare la bagna dei savoiardi e anche la parte, diciamo, della cioccolata. Allora, qui c'è la parte per i bimbi grandi e la parte per i bimbi piccoli. La parte dei bimbi grandi per gli adulti è quella dei liquori, la parte dei bimbi piccoli adesso poi vi faccio vedere qual è. Prepariamo prima la bagna, aprimi la bottiglia che è nuova,
Mi devo fermare? Sì, fermati un attimo. Allora, in alternativa al Kermes si può usare anche il rum. È diciamo una versione, un'altra versione. Tra l'altro parlo delle versioni più antiche ed è uno dei motivi per cui c'è chi dice che questa ricetta possa venire addirittura dall'Inghilterra, essere inglese proprio nel vero senso della parola. Aprimi anche il sassolino. Ok, questo invece viene proprio da Sassuolo. Come vedete vanno 3 parti di Alkermes e un piccolo quantitativo di sassolino che gli dà un po' di Gusto in più. gusto in più. Perché appunto è un liquore a base di anice stellato, quindi ha un sapore abbastanza caratteristico. Adesso tagliamo i savoiardi. Allora, tu hai usato i savoiardi morbidi, ho visto. Sì, savoiardi morbidi perché io li taglio a metà. Se usate i savoiardi quelli più duri, il rischio è che non riuscite a fare questa cosa qua, perché il savoiardo si rompe. Ecco perché molte versioni, per esempio, usano il pan di Spagna morbido e quindi si riesce più a fare. Adesso prendiamo la ciotola dove vogliamo impiattare la zuppa. La ciotola è importante perché è dove presentate il dolce. Si possono fare anche in monoporzione, quindi piccolini. Però visto che un dolce per le feste è bello presentarla anche una bella zuppiera, così è proprio una zuppa in tutti i sensi. Vanno bagnati ma proprio pochissimo, e poi vanno disposti sul fondo, che non devono essere troppo inzuppati, diciamo. Perché se li si inzuppa troppo dopo diventa Sì, troppo... dopo sono troppo carichi di alcol. Va foderato la zuppiera che avete scelto per fare questa presentazione. Infatti diventano morbidi subito perché questo è un biscotto che si inzuppa molto facilmente. Ok, questa è la prima parte. Sono sposto? C'è anche chi mette proprio i savoiardi tutti sulla parete, però diventa molto carica di savoiardi. A noi piace, questa è la nostra versione, diciamo. Come procediamo? Adesso mettiamo la crema, la prima parte di crema. Quindi facciamo uno strato di crema sul Facciamo fondo. uno strato di crema sui savoiardi. Ancora quando è calda. Sì, assolutamente. Adesso mettiamo un altro strato con alcuni savoiardi. Andiamo a coprire la crema. Quindi la dieta la cominciamo sicuramente domani e dopodomani, per oggi... Sì, questo è un dolce veramente carico di gusto, ma anche di calorie. Adesso andiamo a preparare la cioccolata, la crema di cioccolato. Prendiamo una ciotola, mettiamo dentro un po' della nostra crema. Anche qui si va a occhio, cioè difficile qua prendere le misure. Poi si va a mettere il cacao. Io ne metto 2 cucchiai, poi proviamo e vediamo se è sufficiente. Deve diventare abbastanza scura, deve essere molto cioccolatosa. Adesso andremo a mettere la cioccolata sopra, questo diventerà lo strato intermedio. Andiamo a mettere la crema al cacao sopra ai savoiardi che abbiamo messo sulla crema, sul primo strato di crema, e la andiamo a spalmare per bene. Ecco, questa è la parte per i bambini, perché mentre si finisce di preparare la zuppa inglese, intanto col dito si può cominciare a pulire tutte le pentole e tutti i contenitori. Se ai bambini la zuppa inglese non viene data perché appunto contiene l'alcol, è un po' alcolica, almeno ci si può divertire col pulire tutte le pentole. Adesso facciamo un altro strato di savoiardi sopra il cioccolato. E poi ci mettiamo la crema. Bene, adesso andiamo a finire con l'ultimo strato di crema. Quindi bisogna andare perché deve restare tutto caldo. Sì, perché diciamo che la crema raffreddando si tende anche a fare un po' di crosta. Quindi chiudiamo quello che rimane. Esattamente. Che bello. Va messa in frigorifero, deve raffreddarsi molto bene. Si lascia prima un po' fuori, che non sia proprio bollente quando la si andrà a mettere in frigo. Poi la si porrà in frigo, dove deve stare almeno 2 o 3 ore, e poi si può mangiare. Quindi un dolce che poi andiamo a consumare freddo, non si mangia ancora calda, aspettiamo che indurisca e poi dopo andiamo a mangiarla. Ecco, questo è per quante persone? Beh, una ciotola così ci mangiano anche
8 persone, tranquillamente. Oppure papà in un giorno. Oppure, esatto, papà in un giorno. Allora, spero che la ricetta vi sia piaciuta, provate a farla a casa e poi magari fateci sapere come è venuta. Quindi buon appetito a tutti e buona zuppa inglese. Buona zuppa inglese a tutti. Ciao!